Sono Franco Bonazzi e ringrazio per l'invito a parlare di Ustica. Io sono stato pilota collaudatore in aeronautica, dove ho trascorso più di 20 anni, con il corso IBIS secondo sono entrato, e successivamente sono stato anche collaudatore presso l'Industria Aeronautica Nazionale. Durante la mia carriera in aeronautica ho fatto parte di diverse commissioni di inchiesta di incidenti aeronautici e sono stato anche insegnante di meccanica del volo al primo corso fatto dall'aeronautica per la formazione di ufficiali della sicurezza del volo. Per quanto riguarda Ustica, ne seguo la vicenda dalla fine degli anni '80 e in particolare ho fatto parte del collegio di consulenti tecnici della difesa durante il processo dal 2000 al 2004. Vorrei quindi richiamare alcuni punti di questa complessa vicenda. Alle 21:15 del 27 giugno del 1980, il 19 dell'Itavia, l'IH-870, che andava da Bologna a Palermo, è esploso in volo ed è precipitato nel Tirreno, più o meno a metà tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica. A bordo c'erano 77 passeggeri e c'erano 4 membri dell'equipaggio. In totale 81 persone perirono tragicamente in quel disastro. Fu attivato subito il servizio di ricerca e soccorso, ma solo la mattina successiva fu possibile rintracciare qualcosa avvistando prima una grossa chiazza di kerosene, poi alcuni relitti che galleggiavano, principalmente sedili e cuscini, e furono recuperate 38 salme che emersero sulla superficie del mare. Il relitto dell'aereo, invece, che è il pezzo indispensabile per stabilire le cause del disastro, fu invece recuperato solo 12 anni dopo, nel 1992. Solo allora si è cominciato a scoprire che cosa era veramente accaduto. Però in questi 12 anni fu affermato di tutto. Le ipotesi più realistiche, legate soprattutto al fatto che l'equipaggio non aveva lanciato nessun segnale d'allarme, furono abbastanza comuni: una collisione con un altro aereo, oppure un'esplosione a bordo per un attentato, o un cedimento strutturale, tutte cose che erano già accadute, oppure anche, con un po' di fantasia, l'abbattimento da parte di un altro aereo, magari con un missile. Tutte cause plausibili, ma era impossibile andare oltre delle semplici supposizioni. Ci furono anche delle ipotesi meno realistiche, come quella che l'aereo sia stato colpito da un meteorite, oppure che sia stato attaccato addirittura da un UFO. Sta di fatto, e questo soprattutto creato dai media, che le varie ipotesi finirono a coagularsi su degli argomenti di interessi sia economici che politici. È così che prevalse, forse era quella più attraente, la teoria di una battaglia tra aerei. Aerei che non avevano assunto una nazionalità, si parlava di aerei di francesi, americani, inglesi, però tutto basato su delle supposizioni. Tuttora purtroppo la maggior parte di queste supposizioni, se non tutte, permangono. Nel 1992, quindi 12 anni dopo, fu completato il recupero del relitto
e calcolato sul circa il 90% del totale dell'aereo. L'indagine tecnica per determinare le cause finalmente ha potuto avere inizio. E questa indagine è stata portata avanti, condotta da un collegio peritale determinato dal giudice istruttore, ed era il collegio peritale Misiti, composto da 11 membri, 6 di questi, peraltro stranieri, erano dei professionisti, dei investigatori professionisti di incidenti aeronautici, mentre gli altri 5 erano dei bravissimi professori universitari, ma non avevano esperienza di incidentistica aeronautica o comunque non erano degli investigatori qualificati. Al termine dei lavori di questa commissione, che è durata 4 anni, i periti conclusero che il DC-9 era esploso in volo per la deflagrazione di una bomba collocata nella parte posteriore destra della fusoliera in corrispondenza della toilette. Questa fu ritenuta l'unica causa tecnicamente sostenibile per la caduta dell'aereo. Tutte le altre ipotesi sono state escluse come cause ed erano la collisione, la quasi collisione, il cedimento strutturale, e furono respinte e rigettate dal collegio peritale. Questo avrebbe dovuto rappresentare il completamento della parte tecnica e da qui sarebbero dovuti partire i magistrati per indagare e cercare di scoprire i responsabili e i mandanti. Così però non fu. Il giudice istruttore Rosario Priore ignorò queste conclusioni e invece preferì credere alla battaglia aerea e e dare prevalenza non tanto alla bomba quanto alla quasi collisione, che peraltro è risultata impossibile. Di cosa si tratta la quasi collisione? Si tratta di un aereo, uno di quelli presunti aerei che stavano attaccando o effettuando la battaglia aerea, che è passato così vicino all'ala del DC-9 da spezzarla all'ala sinistra del DC-9 e causare la destrutturazione completa dell'aereo e quindi la sua caduta. Come ho detto, è una condizione impossibile. Questa tesi della quasi collisione risultò totalmente improponibile e fu dimostrato in tribunale che un perito del collegio aveva sbagliato macroscopicamente i calcoli, aveva sbagliato la robustezza dell'ala sottostimandola e viceversa aveva invece sovrastimato le forze aerodinamiche che secondo lui avrebbero rotto questo tratto dell'ala sinistra. Errori nei calcoli che furono riconosciuti apertamente durante il processo dagli stessi periti, dagli altri periti del collegio peritale d'ufficio. Su quella base Priore rinviò a processo i generali, i vertici dell'aeronautica militare, non per la caduta del DC-9, ma perché avrebbero taciuto al governo e alla magistratura che c'era stata una battaglia aerea e di cui loro erano a conoscenza fin dall'inizio. Si trattava di un'accusa di alto tradimento, diciamo un'accusa estremamente grave. Il processo durò 7 anni, gli ufficiali ne uscirono completamente assolti,
non per insufficienza di prove o prescrizione o altre cose del genere, ma perché la sentenza aveva stabilito che i fatti non sussistevano, cioè non c'era stata nessuna battaglia aerea, non c'era stato nessun missile. Quindi niente battaglia aerea, niente missile, niente quasi collisione, niente di niente. Rimaneva soltanto la famosa bomba che Priore non volle prendere in considerazione, ma che oramai i vari gruppi di interesse non vollero e tuttora non vogliono accettare. La vicenda di Ustica è ancora aperta, anzi apertissima. È aperta soprattutto sul piano mediatico e anche recentemente abbiamo visto 2 trasmissioni della RAI, una di Report e l'altra di Giletti nel maggio-giugno scorso, e questo solo per citarne 2. Lo spettacolo di Giletti è stato semplicemente una grossolana manipolazione dei fatti, citando degli eventi letteralmente inventati oppure stravolti e utilizzando dei testimoni improponibili. Il principale obiettivo che aveva Giletti, di fatto, era solo quello di fare uno spettacolo, non di perseguire o cercare la verità. Ma questi non sono gli unici casi. La maggior parte dei media, in particolare quelli di maggior diffusione, continuano a sostenere la battaglia aerea e si rifiutano di prendere o respingono l'ipotesi che a far cadere il DC-9 sia stata un'esplosione interna a bordo dell'aereo di una bomba. Questi non sono comunque gli unici casi. La maggior parte dei media, in particolare quelli più importanti, quelli di maggior rilievo, non si scostano dal teorema della battaglia aerea, respingendo costantemente l'ipotesi dell'esplosione interna di una bomba, per la quale peraltro ci sono i maggiori o il maggior numero di riscontri tecnici rispetto a quanto ci sia invece per la battaglia aerea. Negli anni sono stati creati più di 30 scenari di battaglie aeree, tutte diverse, tutte differenti una dall'altra, con aerei che di volta in volta cambiano nazionalità, cambiano tecniche di attacco. Una volta è un aereo francese che attacca un aereo libico, un'altra volta è americano che attacca qualcos'altro, che sono legati esclusivamente a fantasia e nessuno è mai riuscito a dimostrare che uno di questi scenari, una di queste ipotesi fosse reale, fosse sostenuta da elementi probanti. L'aeronautica italiana ha sempre sostenuto che lo scenario aereo controllato da 6 centri radar civili e militari che mostrassero, questi scenari aerei mostrassero la presenza di aerei che potevano attaccare o minacciare o mettere in pericolo il volo del DC-9. Però l'obiezione che viene costantemente fatta è che l'aeronautica abbia distrutto o nascosto tutte le informazioni sulle tracce radar rilevate. Tutto questo è assolutamente falso. L'aeronautica non aveva nascosto niente. L'aeronautica ha consegnato più di 1 migliaio di tracce di aerei che potevano interessare la zona sud dell'Italia in un periodo di circa 2 ore a cavallo del disastro, e in queste tracce non risulta niente, nessun aeroplano, nessuna minaccia nei confronti del DC-9 dell'Italia.
tanto che il Collegio Peritale Radaristico Dalemese, voluto proprio da Priore di sua fiducia, ha scritto, e qui cito: escludono una manipolazione dei nastri. I dati disponibili consentono di tracciare uno scenario radar attendibile, aggiungendo anche che in un'area di 50-60 miglia, un centinaio di chilometri, attorno al luogo dell'incidente, sia i radar militari che quelli civili non evidenziano tracce di altri aerei significativi per l'incidente. Queste non sono cose che sostengo io, che riporto o che ho inventato io. Questo è quello che è scritto agli atti dell'inchiesta, che è scritto nelle relazioni tecniche, è scritto nelle sentenze giudiziarie. Quindi è chiaro che questi aerei che aggredivano il 19 erano frutto solo di fantasia, non esistevano per niente. È tutta un'invenzione quella che ci sia stata una battaglia aerea. Spesso si legge che aerei sconosciuti non identificati dalla NATO avrebbero rappresentato gli aerei aggressori. Anche questo è semplicemente falso. Si trattava in realtà di tracce di aerei che appartenevano a dei voli nazionali italiani, che quindi non figuravano negli archivi della NATO, per cui alla NATO erano effettivamente delle tracce sconosciute, hanno detto correttamente, però erano aerei che erano stati regolarmente identificati dal nostro sistema di difesa aerea, dai nostri radar, e che volavano tra l'altro in zone che erano veramente lontane dal percorso del 19. Uno di questi aerei era addirittura in Veneto, tra Veneto e Friuli, e per di più erano stati rilevati in tempi diversi che non coincidevano con quelli della posizione e del percorso del 19. Voglio raccontare un episodio interessante a proposito di analisi delle tracce di aerei effettuate dal collegio radaristico. I periti di questo collegio, il Dalemese, avevano notato che c'erano delle tracce di aerei che partivano o atterravano in mezzo al mare. E questo nella zona, nella parte nord del Tirreno e all'altezza della Corsica. E chiaramente, logicamente, avevano pensato che si trattasse di una portaerei dalla quale operavano appunto questi aerei. Ed era una deduzione logica. Qual era la spiegazione? È semplice. Dove pensavano che ci fosse questa portaerei, in effetti c'era la Corsica, che si erano dimenticati di prendere in considerazione, perché avevano tracciato i percorsi di questi aerei su una carta nazionale in cui c'era la Sicilia, c'era la Sardegna, ma mancava la Corsica. E questi aerei partivano da Ajaccio, arrivavano ad Ajaccio o Bastia. Per giungere alle cause del disastro furono però necessari 14 anni. Nel 92 si concluse il recupero della maggior parte dell'aereo, avevo detto il 90% circa, e i vari tecnici cominciarono a lavorare su qualcosa di concreto. Nel 94 si concluse la perizia del collegio Misiti, che aveva determinato le cause di questo disastro. Di grande rilievo fu il fatto di scoprire che su questo 90% del 19
non c'era nessun segno di un missile, segni che sono inconfondibili. E un esempio sono le foto di quell'aereo malese abbattuto sull'Ucraina, dove non si può ignorare, non ci si può sbagliare a non riconoscere i segni della deflagrazione di un missile. Sul 19 non c'era niente di tutto questo. Il partito del missile però a quel punto sostenne che probabilmente i segni del missile si potevano trovare su quel 10% che non era stato recuperato. Forse è meglio non commentare nemmeno.